Ancora oggi mi stupisco di come ogni volta la community dietro ai modelli open source per generare immagini sia incredibilmente attiva e pronta a ottimizzare qualsiasi cosa. Anche un modello come Flux, pesantissimo, uscito con modelli di svariati giga, nel giro di poche settimane è diventato sempre più ottimizzato fino ad arrivare ai modelli che vediamo oggi, che magari vi permetteranno di tenere ancora un po' la vostra vecchia GPU in attesa di spendere quei 2000 euro sulla nuova 5080 che costerà tantissimo. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Oggi vedremo due cose molto interessanti su Flux o Flux come preferite chiamarlo, che potranno essere utili in diverse situazioni e in base al vostro hardware. Non guardiamo ancora ControlNet e cose simili perché ho provato a sperimentarlo un pochettino e non ho avuto i risultati che volevo, perciò preferisco far passare un pochettino più di tempo e vedere che magari la situazione venga un pochettino più stabilizzata. Vedremo però i modelli GUF e i LoRa. Non è semplicissimo capire cosa sono i modelli GUF, perché ho provato a informarmi e la cosa diventa estremamente tecnica, quindi cercherò di stare in un livello comprensibile senza andare troppo nel tecnico, anche perché andrai in un campo dove non so dirvi in modo così specifico queste parti tecniche. Prima di tutto GUF è un acronimo che sta per GPT Generated Unified Format. È un acronimo che ha un acronimo al suo interno, perché GPT a sua volta significa Generative Pre-trained Transformer. Questi modelli sono diventati famosi perché era un formato utilizzato con Llama C++. Sono un'evoluzione dei GGML, che sono i GPT Generated Model Languages. Questi formati sono stati sviluppati prima di tutto per i modelli LLM principalmente, poi per una serie di cose sono arrivati anche come formato per modelli come Flux in questo caso. Per capirci un po' di più riprendo il pezzo iniziale di un nodo che useremo dopo, fatto da City 96, e dice esattamente questo. Mentre la quantizzazione non era fattibile per i normali modelli UNet Conv 2D, i modelli Transformer DET come Flux sembrano meno influenzati dalla quantizzazione. Ciò consente di eseguirli in valori molto più bassi di bits per weight variable bitrate quants su GPU di fascia bassa. Ora lo so che non ha semplificato le cose questa spiegazione, ma vi posso assicurare che ho cercato spiegazioni semplici per capire le differenze fra il safe tensor, fra tutti i vari modelli. Non è semplice, soprattutto capire anche la quantizzazione. Ci sono vari tipi di quantizzazione, ci sono più bit e infatti ci sono vari modelli GUF in base ai bit che hanno utilizzato. Non andiamo troppo in dettaglio su questa cosa qua. Quello che però serviva a sapere a tanti era: ma sono sicuri come safe tensor? E da quello che ho capito e da come spiegano, sì, perché non viene eseguito del codice all'interno di questi modelli e dovrebbero essere sicuri quanto i safe tensor, quindi non sono come i CKT che erano un pochettino più pericolosi da utilizzare, ma dovremmo poter andare abbastanza sicuri. Per capire la differenza fra tutte le variazioni di GUF che ci sono di un modello solo, molti linkano una pagina di Llama C++ dove fa vedere una differenza fra queste quantizzazioni su un modello che non ricordo fosse specificato in particolare, ma credo si possa usare come base per capire quale scegliere quando si va a fare la generazione su ConfUI o Forge. Io adesso vi faccio vedere quelli che ho selezionato in base a quelli che trovate poi da scaricare sulla pagina Hugging Face di City96. Quelli che ho segnato in verde sono quelli che vi consiglio di utilizzare, sia per avere una qualità alta sia per non scendere troppo. Teoricamente dovrebbero essere i migliori in base ai bit utilizzati. Dovete fare delle prove, vedere sulla vostra scheda video che vantaggi avete e se questa cosa può essere veramente utile. Al di là di questo però vedremo anche come usare i LoRa, perché con Flux o con Flux, non so come chiamarlo, i LoRa sono veramente fantastici perché si applicano e fanno degli effetti precisi. Se prendete un LoRa che fa una cosa, al 90% vi fa un effetto preciso. Poi se andate di affinamento, di dettaglio, potete arrivare veramente a delle generazioni fantastiche. Ma andiamo a vedere subito sia su ConfUI che su Forge come generare sia con i GUF e con i LoRa.
Partiamo dalla nostra amatissima ConfUI, o almeno per chi è amante dei nodi. Prima di avviare la web UI però, con le ultime versioni e soprattutto se generate con Flux, probabilmente dovrete fare un piccolo cambiamento, dipende dalla vostra scheda video. Io per esempio, che ho la 2070 da 8 GB, ho dovuto mettergli questo flag. In poche parole riservo circa 800 MB della VRAM in modo tale che lui non le utilizzi, per fare in modo che non mi vada in errore o a saturare completamente la VRAM e rallentare tutto. Perciò lui, quando arriva a una certa quantità di VRAM, dovrebbe fermarsi sui 7 GB 2, passa sulla RAM di sistema e almeno mi elabora anche Flux Dev senza tanti problemi. Ovviamente non è da fare se avete abbastanza giga di VRAM da poter elaborare tutto senza problemi, perché vedete a me comunque va in normal VRAM e va sicuramente più veloce che impostarlo su low VRAM. Per far questo andiamo nella sua cartella dove c'è Run Nvidia GPU, fate tasto destro, poi fate modifica nel blocco note e qua di fianco gli aggiungete questo flag dove reserve VRAM è proprio il flag che fa partire questo comando e il valore che mettete qui è quanto volete riservargliene. Io ho messo 0,8, voi potete mettere quello che volete, considerate che 1 è 1 giga, se mettete 4 gli togliete 4 giga alla scheda video, ma non ha senso, la VRAM e la RAM devono essere occupate, non devono essere liberi. Se non vi usa le cose è peggio un computer, è meglio fargli usare l'hardware che avete, ovviamente non fino al punto di saturare tutto e mandare tutto in crash. Questa cosa dovete farla prima di avviare ConfUI, io ce l'ho già avviata, se no nel caso chiudete il suo prompt dei comandi, fate la modifica e avviate nuovamente il BAT per avviare ConfUI e dovreste vedere qua in alto il reserve RAM col numero che avete impostato voi. Avendo avuto problemi con le nuove versioni di PyTorch e di Xformer, io sono tornato a questa versione qui su ConfUI perché è la stessa che c'è su Forge e che mi dà meno problemi nel generare ed è anche più veloce. Poi vi metto in descrizione come fare per portarla a questa versione precisa, l'avevo messa anche nel commento alla guida su ConfUI su come generare con Flux. Se però avete una scheda video abbastanza recente tipo l'RTX 40, forse 2.4.0 vanno meglio, o anche con i CUDA un po' più recenti. Io così ho trovato una giusta linea. Al di là di questo fate un bel manager e un update all, così siete sicuri di avere l'ultima versione di ConfUI e anche di tutti i nodi che avete installato. Come al solito fai il caricamento nel terminale, dopodiché vi chiede di riavviare e vi riapre la vostra ConfUI. Allora partiamo con un po' di download da fare. Andiamo su un GitHub di un nodo che ci servirà per caricare i modelli GUF, che è esattamente ConfUI GUF, giustamente. Questo nodo ci servirà per fare il caricamento del modello compatibile con questo formato, più il caricamento del dual clip sempre con lo stesso formato, perché se scendete qua sotto ci sono i collegamenti ai modelli in particolare, oltre al text encoder T5, perché anche questo è stato quantizzato ed è possibile scaricarlo in GUF. Se noi clicchiamo uno di questi link, per esempio quello del dev, e andiamo poi sempre in file and version, abbiamo tutte queste versioni. Come vi ho fatto vedere nell'intro, ci sono delle differenze fra questi modelli, non sono così marcate, perciò dovete fare un po' di test in base alla vostra scheda video e ai risultati che avete con le vostre generazioni. E seguendo quella tabella potete scaricare il Q8 se volete qualcosa di simile all'FP16 originale dei Black Forest Lab, oppure potete andare su un Q6 e diminuisce ancora la qualità. Poi passiamo al Q5 K6, poi si va sempre più a scendere. Sono un po' messi in ordine, perché effettivamente ora che noto, se voi seguite questo ordine qui andate sempre più in alto come qualità. Perciò una volta che avete identificato quale volete, e lo so che non è semplice capirlo da subito perché non si ha un'idea, io vi consiglio di scaricarne essenzialmente 4, sono un po' di giga però: il Dev Q8, il Q6K, il Q5KS e il Q4KS. Voi scaricate questi 4 qui e andate in ordine. Se riuscite a generare con il Q8 siete a posto, se no passate al Q6, passate al Q5 e scendete sempre di più. Quello proprio più basso è il Q2. La differenza è che occupano sempre meno VRAM, ma al tempo stesso diminuiscono di qualità visiva. E come sempre, cliccando sull'iconcina
parte download. Questo è il dev. Se volete scendere ancora di più andate nello Snell, che è sempre linkato alla pagina del nodo sotto, stesso modo Q8, Q6 e così man mano a scendere. Unito al fatto che è quantizzato potrebbe aiutarvi parecchio, perché magari se passate a un Q5 KS con lo Snell, che sono solo 4 step teoricamente, magari riuscite anche a lavorare su schede video non particolarmente recenti o addirittura su portatili non equipaggiati con hardware altissimo. Se volete tutto questo potete aggiungere, come dicevo prima, il T5, che è in versione 1.1 sempre XXL ma sempre GUF. Andiamo sulla pagina che linka qui, sempre fatta da City96, stesso discorso, le stesse lettere, partiamo dal Q8 e si va man mano a scendere, ma volendo ci sono anche le versioni F16 e F32. Adesso stanno venendo fuori veramente tanti modelli e riuscire a destreggiarsi fra tutte le varie versioni diventa un po' complesso. Perché però vi link il T5? Perché questi modelli che andate a scaricare come GUF non includono il clip T5 e il VAE, perciò come vi ho fatto vedere nella guida precedente, e poi magari ve li linko in descrizione, dovrete scaricare anche il clip L e il T5. Una volta che avete scaricato tutti questi file, vediamo su ConfUI dove vanno messi. Per esempio il dev, prendiamo a caso, ma è stessa cosa per lo Snell, siamo in model nella sua cartella, dobbiamo andare in unit perché il modello che comprende tutto va messo in checkpoint. Vedete, io quelli là della guida iniziale li avevo messi qua e occupa 16 giga perché ha dentro già quello che gli serve, mentre questi qui che non hanno il text encoder incluso e neanche il VAE vanno messi in unit. Io ho fatto le cartelle, potete farle anche voi se volete, o se no potete anche buttarli dentro così. Se entriamo qua io ho Flux 1, l'FP8 e poi ho quelli che vi avevo detto prima, il Q8, il Q6, K e il Q5 KS. Sono quelli su cui ho fatto le prove, ma in realtà non dovete averli tutti, non ha senso averli tutti, dovete avere quello che è più conveniente per voi, sempre se è conveniente rispetto all'FP8, perché è più che altro da vedere sul risparmio di VRAM, non su un fatto qualitativo, perché l'ordine è sempre che si parte dai modelli principali della Black Forest Lab, man mano si scende, ci sono gli FP8 e poi si scende ancora, ci sono i vari quantizzati che vi fanno risparmiare VRAM ma un po' perdono di qualità comunque. Se avete scaricato lo Snell va messo comunque qui. I T5 invece vanno messi in clip nonostante ci sia la cartella T5, ma dovete andare in clip e qui abbiamo il clip L, il T5 XXL FP16 che usavo io e c'è il T5 XXL e ho scaricato la versione Q8. Se non avete problemi di RAM o di lentezza eccessiva, io vi consiglio di rimanere sull'FP16. Qua invece, siccome stiamo andando a ottimizzare, se volete provate sempre le varie versioni, il Q8, se no scendete sempre di più finché non trovate il giusto connubio. Ricordatevi sempre che state scendendo di qualità, perciò non è che mettendo il Q2 ovunque state comunque generando su Flux e chi se ne importa. Certo, magari i risultati magari sono più belli di Stable Diffusion XL, potrebbe anche essere, però state comunque perdendo qualità rispetto al modello originale. Sempre in descrizione poi trovate il link per scaricare il clip L, che lo buttate qua dentro. Io l'ho rinominato e rinomino un po' tutto come piace a me perché ci capisco di più. Non vi fa problemi a rinominare i modelli, alcune cose alle volte non si possono rinominare, ma questi qua potete rinominarli come volete. Sempre qua in clip, mentre il VAE lo mettete qua ed è questo qui, ae.safetensor. I link che vi metto sono sempre di Hugging Face, ma il più delle volte ve li metto diretti, così appena cliccate scaricate quello che vi serve. A questo punto andiamo su ConfUI, facciamo un bel load e adesso c'è quello col GUF. Apriamo questo che è praticamente simile a quegli altri che avevo fatto. Anche gli altri due gli ho dato qualche sistemata e ho modificato qualcosa, perciò troverete delle leggere differenze anche su quelli dove non usate i GUF, perché poi ovviamente utilizzandolo si inizia un po' a capire meglio e soprattutto con le ottimizzazioni che hanno fatto su ConfUI ora è possibile spingersi un pochettino oltre. Poi le modifiche che ho fatto ve le faccio vedere qua, ma sono paritarie anche dall'altra parte. Quello che troverete qui di diverso è che c'è ora lo unit loader col GUF. Se non vedete i modelli giusti, come sempre fate refresh, lui adesso vi avvisa. A proposito dell'interfaccia hanno fatto dei cambiamenti e ci sono più parti grafiche ora. Per esempio, se fate doppio clic ora viene fuori questo menu che vi fa cercare in modo un po' più visivo. Per esempio vi fa vedere alla sinistra i nodo che andrete a prendere,
ma se volete modificarla ancora di più, se fate qua l'icona delle impostazioni, anche questo menu è cambiato. Scendendo potete dirgli di usare il nuovo menu, gli dite o sopra o sotto, e se chiudete vedete che si è creato questo menu qua in alto, un pochettino più grafico, un pochettino più particolare. Se vi piace, a me personalmente non piace. Preferisco avere questo qua di lato, che lo trovo più comodo, e quindi lo disattivo, anche se balla in giro e una roba così, però almeno se ne sta nel suo angolino. Già ci sono fin troppi tasti, secondo me dovrebbero diminuirli, perché alla fine quello che ci serve a noi è vedere i nodi, fare i QE prompt o bloccare la generazione. Ecco, per esempio il blocco della generazione io lo metterei qua sotto, proprio sotto al QE prompt metterei il tasto annulla in modo tale da fermarlo subito. E su questo lato effettivamente ConfUI ha un po' perso. Una volta si fermava istantaneamente, adesso su alcune generazioni si pianta e devi aspettare un attimo che si svegli. Comunque, qua vi vedrà i vostri modelli. Io ho fatto la cartella, perciò me li vede sotto la cartella prima, e sono tutti quelli .guf. In questo caso io ho messo il Q8, non vi vede gli altri perché il nodo è fatto per caricare i GUF. Qua sotto, non avendo all'interno i text encoder, dobbiamo caricarli da questo nodo che anche lui è fatto per caricare i GUF, ma vede anche il clipL. Se voi cliccate vi vede tutto. Se volete usate questo qui, se no potete usare il T5 normale. Il type è già impostato su Flux perché stiamo usando questo modello. A seguire abbiamo tutto quello che abbiamo già visto nell'altra guida. Ho cambiato qua, ho messo il LoRa Loader Model Only. Non c'è più il clip che passa attraverso, ma carica solamente il LoRa. E siccome il LoRa potete cambiarlo come volete, qua sotto ho spiegato un attimo che è modificabile in qualsiasi modo. Nella guida avevo usato Realism, ma in realtà potete mettere quello che volete. Come l'altro workflow di base, sia questo che questo non sono collegati, però ho lasciato collegato il Flux Guidance perché ormai, viste le prestazioni, visto come hanno migliorato, si va direttamente sul dev, perciò col dev questo conviene averlo attaccato. Se non state generando col dev, usate lo Snell, il più delle volte potete bypassarlo e fare così direttamente. Così come con il LoRa, se volete usarlo, collegate il model qui. Se volete usare anche il model sampling, ho visto che è meglio passare prima dal LoRa e poi dal model sampling Flux, e a questo punto poi uscite da qua e andate a questo reroute. Se volete usare il negative prompt, potete usare questo nodo e quindi da qua uscite nel modello e poi andate qua sopra e potete aumentare il CFG in questo caso. Non sono obbligatori tutti questi passaggi, perciò io avevo lasciato di base che faceva così, il flux lo lasciamo e da qua il modello lo facciamo tornare qua. È molto customizzabile e vedete voi in base a come volete sistemare tutto e che prestazioni avete. Qui ho fatto una modifica sull'altezza e la larghezza, perché qua sotto avevo fatto che la risoluzione veniva messa a mano, mentre ora ho fatto due opzioni, cioè o usate le risoluzioni di Stable Diffusion XL, che sono quelle più comode, o collegate questi due nodi, per esempio l'altezza al height e la larghezza al width, e mettete voi come altezza e come larghezza. Se fate questo e volete usare il model sampling flux, dovete uscire da qua e andare a collegarvi anche qua, in modo tale che date la risoluzione sia alla latent che al model sampling flux. Per esempio l'altezza, da qua andate fate height e la larghezza fate width. Volevo usare un reroute, ma purtroppo con questi nodi qua non vi fa fare un reroute, e io come sempre non voglio mettere troppi nodi esterni perché poi diventa complesso quando qualche nodo viene aggiornato, qualcosa viene cambiato, o comunque sia non amo inserire migliaia di nodi diversi. Per il resto è la generazione normale che abbiamo visto anche nella guida prima. Voi quando fate QE prompt caricherà quello che gli serve, e nel task manager date un occhio alla VRAM fino a dove arriva e anche alla memoria quanto ve la sta occupando, e capite se con i risultati che avete vi conviene usare i GUF o stare sull'FP8. Molti ho visto che fanno dei paragoni fra il Q8 e l'FP16, ma io fra l'FP8 e il Q8 non ho visto un miglioramento di qualità, mi sembrano particolarmente uguali, e con questo potete generare con i GUF direttamente in ConfUI. Vediamo i LoRa. In realtà non cambia nulla con LoRa da Stable Diffusion a Flux. L'unica vera differenza è che l'effetto dei LoRa su questo modello è incredibilmente buono.
Se voi andate su CVTI, qua in alto da filters fate all time, l'ora è flux.1d che sta per dev, o se preferite fate lo Schnell, ma in realtà vanno bene per entrambi. Per la guida ovviamente da qua sopra io ho tolto il rated, l'X e l'XXX, perché come potrete immaginare sono riusciti già a fare dei lora abbastanza not safe for work. Nonostante sia censurato di base Flux, sono riuscito ad andare oltre e a fare tante cose in più. Però qui trovate un sacco di cose interessanti e li scaricate in base al vostro interesse, ovviamente. Ne ho selezionati alcuni, non a caso perché li ho provati, che sono molto particolari. Per esempio questo fa fare le copertine stile fumetti anni 50, anni 60. Questo fa delle illustrazioni tipo fantasy, questo fa tipo i film fantasy anni 80 più o meno. Questo sembrano foto amatoriali fatte con le vecchie fotocamere, magari un po' anni 90-2000, e questo vi fa fare le icone. Ne guardiamo 1-2 su ConfUI e magari 2 su Forge. Per esempio, se entrate vedete le versioni che possono essere uscite, perché probabilmente poi li aggiornano anche. Qua potete scaricarlo, qui vedete anche il base model. Questo è stato fatto con Flux 1 Dev. Voi lo mettete in download e come sempre un occhio va dato alla descrizione, per un motivo principale. Alle volte non dicono niente di più, altre volte vi spiegano che se usate determinate parole vi aiutano a fare una generazione più bella. Tipo qui consiglia ray gun, glass helmet, futuristic, o consiglia di inserire 1950, pulp art, pulp novel. Alle volte vi mettono anche dei prompt da poter copiare e modificare. Ma come sempre, se voi andate sulle immagini e fate la I, vi viene proprio scritto tutto il prompt che è stato utilizzato, così potete copiarlo e modificarlo in base a quello che piace a voi. Una volta scaricati, voi andate in Models e andate in Lora. Io anche qua ho fatto le cartelle e qui mettete tutti quelli che vi servono. Ne scaricate un po', perché poi quando arriva il momento dei Lora ci si scatena completamente. Ma soprattutto perché a questo giro sono veramente fenomenali alcuni Lora, come questo, come potete vedere, soprattutto quando si va a mischiare il testo con le immagini. Torniamo su ConfUI, da qua vedete tutti i Lora aggiunti. Io li divido in cartelle perché così almeno so che questi sono di Flux e questi sono di Stable Diffusion XL. Ovviamente non potete mischiarli perché una cosa fatta per un modello non va bene per l'altra. E mettiamo magari proprio questo. Facciamo magari che copiamo proprio un prompt e lo modifichiamo a nostro piacimento. Copio qua, torno su ConfUI, seleziono tutto, butto dentro. Gli modifichiamo qualcosa, gli metto il nome del server Discord, che se non vi siete ancora aggiunti mi raccomando aggiungetevi. È una cosa semplice, facciamo giusto una prova. Io con questa nuova versione del workflow gli ho tolti i negative perché non avevano senso, se è stata CFG1. Se fate tutto il giro invece magari potrebbe avere senso aggiungerli, però su Flux, visto che non si usa tantissimo mettere il negative. Lo straight model, se viene specificato, alle volte è comunque 1 o al massimo 1.2, su alcuni vi dicono di metterlo a meno anche, voi partite con 1. Io facciamo così, gli metto il model che va direttamente al model, bypassiamo il resto, così vediamo direttamente come lo fa. Il guidance lo lascio a 3.5 e proviamo a vedere cosa ci crea. Allora qui gli metto il width uguale, dovrebbe farlo in verticale, il while l'ha già caricato. Tanti si stanno spostando gli step da 20 a numeri più alti, anche fino a 40, ed effettivamente aggiunge un po' di dettaglio se aumentate, però considerate le tempistiche e il vostro computer quanto ci mette a farlo. Facciamole lavorare e vediamo cosa viene fuori, sperando prenda tutto giusto. Ok, è finito. Considerando che si è aggiunto il Lora all'elaborazione, questa aumenta un pochettino di più e nel mio caso ci ha messo 2 minuti 17 per fare l'elaborazione in sé. Vediamo un po' se ha fatto tutto quello che gli ho detto. Beh, direi di sì. E se vi mettete lì a pasticciare un po' sul prompt in modo un po' più dettagliato, vi assicuro che possono venire fuori delle copertine veramente belle, perché io sono riuscito a fargli fare il titolo, il sottotitolo, poi una frase qua e un'altra frase sotto, cioè è incredibile. Non viene subito, non pensiate che basta un click e vi fa subito la cosa che vi piace. 9 su 10 probabilmente sì. Se la cosa diventa molto complessa e con parole con doppie lettere o particolari, con accenti, apostrofi, cose un po' strane,
va un po' più in crisi, perciò andategli incontro, cercate di fare parole che non abbiano qualcosa che si ripete, testi abbastanza semplici, così arrivate subito al risultato. Però guardate qui, Out of Memory, The Comic, ha fatto l'immagine del criceto ed è esattamente quello che gli ho detto io. Potete caricare anche più l'ora, dovete vedere poi se questa cosa funziona bene, perché alle volte non conviene caricare troppi l'ora perché si vanno a sommare e uno può togliere l'effetto dell'altro. Ovviamente per caricarne più di uno voi copiate questo e da qua uscite e lo mettete qua e poi andate al modello e qui gli mettete un altro stile. Sicuramente dovete iniziare a giocare con l'on straight model, altrimenti uno va a lavorare sopra l'altro. Dovete sempre fare delle prove, non è detto che vada male, però lasciarli a uno non è detto che lavorino nel modo giusto insieme. Io non vi consiglio di mettere 20 l'ora uno dietro l'altro perché iniziano a diventare troppe cose e considerate che dovete sempre aggiungergli qualcosa nel prompt il più delle volte che richiami quell'ora nel modo corretto. Magari quella parola non gli piace all'altro l'ora che avete messo dopo e va tutto in pappa completamente. Sono uscite poi delle cose qua su ConfUI per andare a smussare un po' l'intervento dell'ora su Flux. Ve lo faccio vedere giusto così perché non l'ho capito esattamente e stanno ancora sperimentando, ma se voi avete i nodi di KJ e cercate Flux, per esempio questo qui insieme a questo, praticamente mettendogli qua i blocchi, selezionando l'ora che volete, per esempio questo, e facendoglielo passare da qua poi nel modello, questo farà comunque da l'ora loader, però tutta questa bella roba che vedete qui sono i blocchi relativi all'ora. È una cosa un po' complessa, ma vedevo che alcuni lavorando sui double o sui single, qua il discorso è 1-0, vedevo che usavano soprattutto. Potete andare a attivare o disattivare dei layer particolari che potrebbero andare a compromettere dei risultati o migliorarli. Per esempio su alcuni riuscivano a far venire più un personaggio rispetto a un altro andando a lavorare con questi blocchi. Ve lo faccio vedere giusto così perché io ancora non ci ho capito molto di questo e mi sembra un po' complesso, soprattutto tanti settaggi che possono variare tanto modificandone uno o attivandone un altro. Però se voi avete molta pazienza potete metterli qua e fare questa cosa anche. Ricordatevi, sono dei KJ nodes, li avevamo già usati per altre cose in altre guide, magari se mi seguite avete già provato altre guide dovreste averli già su. Visto tutto questo passiamo magari alla web UI più amata realmente da chi sta iniziando, da chi non vuole tutti questi nodi e tutti questi collegamenti, cioè Forge, ed eccola qui caricata. Come sempre, soprattutto se usate Flux, è meglio aggiornarla. Se non l'avete ancora installata avevo fatto una guida che spiegava come installarla. È leggermente cambiata rispetto all'epoca perché hanno fatto dei cambiamenti un po' grossi, ma l'installazione è sempre più o meno quella. Se voi andate sulla pagina di GitHub trovate i link che vi includono tutto. Questo è quello consigliato, che è con i PyTorch 2.3.1 e con i CUDA 12.1, ma se siete un po' temerari potete passare ai 2.4, soprattutto se avete l'RTX 40, magari avete qualche miglioramento, o se volete tornare a quelli vecchi, ma non credo sia consigliabile perché questa versione qua di base va già bene così. Fatto questo, se l'avete appena installata non dovete aggiornarla ovviamente, ma se invece non è appena installata conviene sempre aggiornarla se usate Flux in modo tale che avete tutti i miglioramenti che mettono. Per farlo i sistemi sono sempre due, ve li faccio sempre vedere, cioè qua in alto fate cmd e fate invio. In questo modo vi apre il prompt dei comandi direttamente nella cartella di Forge e qua come sempre fate git pull. Ovviamente questo comando va dato chiudendo prima tutta l'interfaccia, non succede niente se lo fate mentre è aperta perché in realtà non ci sono procedimenti che vanno in continuazione, però chiudetelo perché comunque sia c'è il Python aperto e tutto quanto. Una volta chiuso date l'invio e vi controlla se è aggiornata la web UI, così lo fate voi quando volete. Altrimenti se volete farlo in automatico ad ogni avvio, qua sotto andate sul web UI user bat, fate tasto destro, modifica nel blocco note e qua a questo punto aggiungete git pull. Lui a ogni avvio controllerà se ci sono degli aggiornamenti da fare, vedete, altrimenti vi dirà
already up to date e dopodiché vi lancia la web UI. Per i modelli vi rimando al pezzo della guida dove spiegavo come scaricarli e come sceglierli, mentre dove metterli vi faccio vedere adesso. Andate nella cartella di Forge Models e al contrario di ConfUI qua vanno nella cartella Stable Diffusion. Purtroppo si porta dietro questa cartella che è nominata così, ma non ha più senso, dovrebbe diventare anche qua checkpoint, perché non sono modelli di Stable Diffusion, solo che Forge si basa su Automatic e Automatic è nata con Stable Diffusion. Tanti quando mi scrivono mettono ho installato la web UI di Stable Diffusion. No, la web UI è la web UI, il modello è Stable Diffusion, sono due cose diverse, come dire che la macchina va a benzina o a diesel, ma è una macchina, poi come va è quello che c'è all'interno e tutto quanto. Qua dentro ho fatto le cartelle come prima e in Flux mettiamo tutti i modelli insieme, perché qua non divide fra unit e gli altri. Infatti li ho nominati io in modo diverso perché sennò non ci capivo. Questo qua è l'FP8 col clip e vai che avevo usato prima, mentre questi qua sono i quantizzati, il Q8, il K, il KS del Q6 e del Q5. Mentre se saliamo su Models, i text encoder, troviamo il clip L, il T5 che avevo sia l'FP16 e sia il Q8. Salendo ancora su Models andiamo in VAE e qua abbiamo il VAE per Flux o Flux, come preferite. Se fate tutto questo dopo aver aperto già Forge dovete fargli i vari aggiornamenti così che vi ricarica tutti i modelli e tutto quanto. Qua sopra io avendo fatto le cartelle li divido in questo modo, vedete che è più comodo fare le cartelle perché almeno ve li ordine in ordine alfabetico e poi li dividete come volete voi. In questo caso gli metto il Q8, poi devo mettergli i text encoder perché non ce li ha inclusi, perciò gli metto il VAE, clip e il T5. Vedete che rinominarli servono perché qua non gli dà un nome che vi fa capire. Se voi li buttate dentro come li scaricate alle volte sono un po' incasinati. Probabilmente nel tempo ci avvieremo verso questa modalità di utilizzo perché in questo modo voi scaricate una volta il VAE, il clip e il T5 ed evitate di scaricarvi i modelli che li includono ogni volta in modo da risparmiare un po' di giga. Immaginate di avere 3-4 modelli, se per ogni modello vengono inclusi anche giga e giga di cose che potreste condividere fra di loro è comunque tanto spazio occupato per niente, però bisogna vedere come prenderà più piede. Al momento entrambe le cose si trovano. Qua di lato di base era settato su Automatic, ma dovete metterli Automatic FP16 LoRa per poter usare i LoRa, altrimenti vi farà un errore. Tutto il resto è quello che abbiamo visto nella guida precedente, non sto a ripetervelo, e la generazione a questo punto è identica a prima, solo che state usando i GUF invece che i modelli FP8, FP16 quelli che preferite. Perciò di conseguenza tutto quello che abbiamo visto su queste impostazioni è identico. Passiamo perciò ai LoRa. Se andiamo su CVTI, qua Filters, mettete sempre all time, LoRa, scegliete quale volete, ma in realtà un LoRa che va per questo va anche per lo Snell, ma ormai tutti stanno usando il DEV perché per come hanno ottimizzato si riesce a usare molto il DEV, a meno che non avete proprio hardware molto basso e quindi dovete usare lo Snell, però perdete molto di qualità purtroppo. E qua sopra io ho disattivato il Rated X e l'XXX perché nonostante Flux sia not safe for work, in realtà qui LoRa sono riusciti ad andare ben oltre a questo giro, perciò se li attivate questi vi assicuro che vedrete tante cose in più. Alcuni LoRa che avevo selezionato io, altri li avevo selezionati anche su Hugging Face perché non li trovate solo su CVTI ma anche su Hugging Face, però questi due sono i posti consigliati dove scaricare le cose. Per esempio avevo messo da parte questo che era interessante, che vi fa fare i tarocchi. Poi magari ve lo linko in descrizione, è pazzesco, cioè è talmente versatile questo modello che potete fare qualsiasi cosa. Quando li avete scaricati, per esempio andiamo su quello Dark Fantasy Illustration, come sempre vedete che versione è, vedete che da qua si scarica, che modello base è, le immagini con cui si presenta, con le generazioni che hanno fatto, almeno capite se è fattibile o meno fare qualcosa che vi piace a voi, e purtroppo in questo caso non hanno messo la i per vedere il prompt che hanno utilizzato, però se scendete qua sotto trovate le informazioni relative a LoRa. Queste sono sempre molto interessanti da seguire perché vi possono migliorare molto il risultato, cioè vi dice di usare uno straight di 1.2, dice che non servono parole particolari e volendo potete fare un blend con altri LoRa e dovrebbe
dovrebbe reagire abbastanza bene. Proviamo a vedere se qualcuno ha fatto già qualcosa. Beh, con queste, se volete, potete già copiare il prompt, è la stessa persona che l'ha messo e vedete cosa ha messo, tipo 25 step, 3.5. Una volta scaricato andate sempre in Models, l'ora. Io anche in questo caso ho fatto la cartella Flux e li ho buttati tutti dentro qua. Sì, non pesano poco, perché se vedete sono pesi molto variabili in realtà, perché non capisco come mai alcuni pesano 700 mega, altri arrivano a pesare 21 mega. Non so se sono più bravi alcuni a farli o altri danno più informazioni. Questo qui dà bei risultati e pesa sui 300 mega. Adesso vediamo in dettaglio. Torniamo su Forge, proviamo a copiargli il prompt che aveva messo lui in quell'immagine, magari lo modifichiamo un pochettino. Niente di incredibile, perché vi sto giusto facendo vedere come orientarvi. Poi per il resto su come scrivere il prompt e come elaborare tutto, magari se volete farò una guida un po' più dettagliata. E dopo aver sistemato il prompt gli aggiungiamo giustamente l'ora, perché sennò così non lo aggiunge. Andiamo in l'ora, se non li vedete perché li avete appena aggiunti fate aggiorna e qua gli metto il Dark Fantasy Illustration. Vedete che lui fa questa sintassi, fa questo codice che è un l'ora, 2 punti, il nome dell'ora e poi mette l'on straight che lui consigliava 1.2, perciò mettiamo 1.2. Se ne volete mettere altri fate magari una virgola e gli mettete poi gli altri l'ora, però non consiglio di metterne tantissimi perché ogni l'ora solitamente lavora bene da solo, a meno che non siano stati studiati per lavorare insieme. Se li mettete insieme dovete lavorare su questo valore qui e sulle parole che mettete dentro, perciò andate a piccoli passi, non buttate dentro 5 l'ora e fate genera e non uscite più così, perché uno va sopra l'altro e vi fa solo pasticci. So che serve molta pazienza su queste cose, non tutti ce l'hanno, però se volete dei bei risultati le cose vanno fatte tranquillamente. E per il resto direi che va bene così, proviamo a farglielo fare, vediamo cosa viene fuori. Ok, ha terminato, vediamo un po' cosa ci ha creato. Beh, direi che è in linea, anche se la scritta non ce l'ha fatta. Questo alle volte mi capita quando si usano questi qua col GUF, che sono un po' meno bravi a gestire il testo. Sembra Mel Gibson tra l'altro, vabbè, non c'era scritto Mel Gibson, no. Però alla fine, per farvi capire lo stile che dà con questo l'ora, era per farvi un esempio, non tanto. Allora, l'unica cosa, per elaborare ci ha messo 1 minuto e 45, però fa tutta questa parte prima con i vari modelli quantizzati che prende un po' di tempo, perché è come se dovesse decomprimerli. Se non ho capito male sono tipo compressi questi modelli e lui deve fare tutto un procedimento. Su Forge effettivamente ci mette un pochettino di più rispetto a ConfUI, però poi ConfUI ci mette di più a elaborare, perciò si allineano abbastanza. Può essere che in un primo momento con il Q8 vi si impalla un pochettino tutto, lasciatelo lì un attimo, poi si sblocca da solo. Però come vedete si riesce a generare anche con questi modelli, non è complicato, come avevo fatto vedere nella guida. Fate un po' di test e vedete se effettivamente passare i GUF vi dà un miglioramento sul vostro hardware e se sia il caso o meno di usarli, perché sennò tornate all'FP8 senza problemi. Mentre per il l'ora, come avete visto, è estremamente semplice, ma a questo giro sono incredibilmente più utili, hanno un effetto molto più diretto e da come vedete ne stanno uscendo veramente tanti. Il problema è che al momento fare il training per queste cose richiede hardware molto potente, tanti giga di VRAM e purtroppo non posso ancora farvi una guida così, magari prossimamente cambierò scheda, vedremo. Alla fine, come avete visto, non è che cambia così tanto, perché si parla sempre di modelli e sempre con la filosofia di flux e si genera solamente con la modalità del dover aggiungere il clip, il T5, il VAE e tutte quelle cose in più. Ma è un qualcosa che secondo me dovremmo iniziare a fare, perché molto probabilmente i modelli più avanti saranno quasi tutti così, per via del fatto che occupano meno e che questi 3 elementi rimangono fissi. Perciò è vero che è inutile continuare a scaricare un modello che contiene questi 3 elementi, aumentare sempre più spazio, soprattutto considerando che veramente pesano tanto questi modelli qui. Va bene che i prezzi degli SSD sono scesi, però neanche così tanto, siamo ancora che 1 tera costa quasi 100 euro, quindi non c'è stato questo avanzamento negli ultimi anni, purtroppo. E anche perché un consiglio che vi do è non mettete queste web UI su vecchi hard disk, su SSD SATA, preferibilmente vanno messi su SSD NVMe, perché
che le velocità poi nel generare dipendono anche da quello, perché quando partite a generare lui carica il modello e lo prende dalla memoria dove avete messo la cartella. Se non è abbastanza veloce vi rallenta tutto. Spero vi sia stato utile, spero che questo vi serva se avete una scheda video non tanto recente con pochi giga e che vi permetta di fare generazioni senza impazzire, magari anche su portatili non recentissimi. Ovvio che se avete una 4080, anche una 4070, non so fino a che punto possono essere utili GUF. Io ho fatto delle prove su molte generazioni, non avevo questi gran vantaggi sull'FP8, anzi spesso il testo non veniva fatto bene. Sono delle prove da fare come sempre, i workflow che vi do sono delle basi, poi da lì dovete prendere il volo e personalizzarli e fare tutto quello che volete per le vostre generazioni. Ricordatevi di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti e commentate se avete dei problemi, se qualcosa non vi torna, se non avete ben capito qualcosa, ma ricordatevi che c'è il server Discord dove possiamo parlare di più, dove ci sono argomentazioni magari anche più tecniche e dove potete esporre i problemi in modo più ampio, anche riportando gli errori, così da essere aiutati da tutti. E ci vediamo allora alla prossima guida, magari ancora su Flux o su qualcosa di nuovo. Ciao!